Fino a qui abbiamo creato la trama del gilet, diciamo lo scheletro. Da qui in poi è tutto divertimento. Ora con righe di catenelle facciamo l'ordito, lavoriamo dentro e fuori dei quadratini che abbiamo creato. Vediamo come lavorare. Per fare le righe di catenelle uso un uncinetto di mezzo millimetro più grande rispetto a quello che ho usato per tutto il gilet, quindi un 4,5, ma se voi volete utilizzare anche lo stesso potete utilizzare anche lo stesso, non è che cambi di molto. E ripetiamo lo stesso schema che abbiamo lavorato in orizzontale. Come posizionare le righe, per esempio verdi e bianche, lo decidete voi. Io ho voluto farlo un po' asimmetrico rispetto al centro, voi se volete partire proprio dal centro fate come preferite. Come potete vedere io ho già lavorato una parte delle righe verticali ed ora vediamo insieme da dove partire, come lavorare, come rifinire il lavoro. Iniziamo dalla parte bassa, ci agganceremo sul punto elastico qui sotto. Quando abbiamo lavorato il primo giro con il rosa, ci siamo agganciati sul punto elastico saltando delle righe di punti. In queste righe di punti agganceremo le file di catenelle. Quando tra un punto e l'altro c'è una riga di dritto, diciamo così, ci agganciamo sul primo punto dritto. Quando non c'è, ci agganciamo sul rovescio, come abbiamo fatto lavorando la prima riga di lavoro, prendendo sempre due fili, in questo modo, in modo che il lavoro sia più stabile. In questo caso, per esempio, devo lavorare sul rovescio e mi aiuto aprendo un po' il punto, anche perché l'uncinetto, come dicevamo, è un po' più grosso. Entro nel punto, teniamo una codina di filo all'inizio, agganciamo il filo e cominciamo a lavorare le catenelle e nelle prime catenelle nascondiamo la codina di filo prendendola in mezzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il resto della codina di filo lo nasconderemo dopo con l'ago. Lavoriamo tutte le catenelle che ci servono e qui non vi posso dare un numero di catenelle, lavorate le catenelle circa 2 cm più lunghe rispetto alla lunghezza che vi serve, ovviamente senza tirare le catenelle perché come sappiamo la riga di catenelle è super elastica e se la tiriamo diventa lunga, ma la appoggiamo così al lavoro e deve essere lunga circa un paio di centimetri in più. Il lavoro finisce qui, quindi più o meno 4 catenelle in più. Tagliamo una codina di filo, estraiamo e tiriamo per annodare e infiliamo la riga di catenelle in un ago da lana. E partendo da sotto andiamo dentro e fuori dai quadratini. Qui avete due opzioni: o mettete tutte le righe messe nello stesso modo, cioè per esempio la riga verde passa prima sotto alla trama e poi sopra sotto, oppure le invertite, una sopra una sotto. Io farò così, quindi qua passo sopra e in quella dopo sotto, sopra sotto sopra sotto, in questo modo passiamo tutta la riga di catenelle. Un po' alla volta la passiamo e stiriamo bene il lavoro in modo che la riga di catenelle prenda l'elasticità del lavoro. Qui c'è
la codina iniziale, questa poi appunto la sistemiamo con l'ago. Passiamo tutta la riga di catenelle e via via strecciamo il lavoro in modo che prenda la giusta lunghezza, occupi, perché se questa resta tesa in questo modo poi il lavoro non ha più elasticità e invece appunto deve mantenere la sua elasticità. In questo modo alla fine la catenella deve essere lunga come il lavoro e queste che sono sul collo, sullo scollo, le lasciamo così, le rifiniremo con il giro di punti bassi che faremo intorno allo scollo. Per le righe invece che vanno da davanti a dietro facciamo un'unica riga di catenelle, partiamo dal davanti. Le mie sono lunghe circa 78 cm, voi misurate il vostro gilet e fate come abbiamo detto, una riga di catenelle lunga come tutta la lunghezza che ci serve, più circa 2 cm. Partiamo da davanti come abbiamo fatto in questa riga che abbiamo fatto assieme e andiamo dentro e fuori dai fori fino ad arrivare dietro e qui vediamo come saldare. In questo caso entriamo in un punto dritto e partiamo con le catenelle come abbiamo visto. E infiliamo la riga di catenelle. Nella riga precedente la prima riga viene attraversata sopra, quindi qua partiamo da sotto, poi sopra, sotto e così via. Passiamo sulla cucitura della spalla normalmente come se fosse una riga e facciamo passare la catenella su tutto il gilet fino ad arrivare al punto elastico sul retro. E qui entriamo nel punto corrispondente. Qua tra i due punti rosa abbiamo un dritto a disposizione, quindi entriamo nel dritto. Facciamo passare il filo per il punto e tiriamo per far entrare il nodino in modo che si veda l'ultima catenella. E sul retro annodiamo sul filo verde facendo un nodo doppio e nascondiamo il filo attraverso la catenella verde senza entrare nel rosa in modo che la catenella mantenga l'elasticità, resti separata dalla parte rosa. Prima in un verso e poi nell'altro. E in questo modo possiamo completare tutto l'ordito. Le righe, quelle che vanno dal davanti a dietro, le facciamo partire da davanti e dietro le rifiniamo come abbiamo visto. Le righe che lavoriamo solo sul davanti perché c'è lo scollo o perché c'è lo scalfo della manica, abbiamo visto, partiamo da sotto, arriviamo fino a sopra e qui lasciamo tutto in sospeso e concluderemo col giro di punti bassi. E le righe che invece fanno solo il dietro, perché poi finiscono sul collo dietro, le facciamo partire da dietro, dalla parte bassa, dal punto elastico, e le portiamo fino al collo e qui le lasciamo in sospeso. E in questo modo andiamo avanti lavorando
tutto l'ordito, tutte le catenelle verticali, e poi ci vediamo insieme per le finiture, per i giri intorno alle maniche, intorno al collo e poi i punti elastici. Mi sono portata avanti con il lavoro. Prima di vedere insieme le finiture volevo darvi un consiglio. Iniziate con un numero pari di quadratini sul giro, in modo che quando dividerete il davanti col dietro avrete lo stesso numero di quadratini davanti e dietro. Se invece avete un numero dispari, non c'è problema, ho un numero dispari anch'io, ho tenuto un quadratino in più per il davanti, però in questo caso partite da un lato con il disegno e andate man mano dall'altra parte, sia col davanti che con il dietro, perché alla fine sul davanti, solo sul davanti, ci sarà una riga in più di quadratini e quindi quest'ultima riga non la lavoriamo, non facciamo una catenella lunga fino in fondo, fino al dietro, perché appunto dietro abbiamo già completato tutti i quadratini, facciamo solo mezza riga e arriviamo fino alla spalla e qui saldiamo, come abbiamo visto per le righe complete. Ed ora cominciamo con le rifiniture e con il sistemare tutti questi fili. Facciamo un giro di punti bassi intorno al collo, riprendendo il filo con cui abbiamo cucito una delle due spalle. Qui lavoriamo un giro di punti bassi, lavorando un punto in ogni punto, e quando arriviamo sugli archetti, per ogni archetto abbiamo una striscia di catenelle. Qualche volta la striscia sarà davanti all'archetto, qualche volta sarà dietro. In ogni caso prendiamo sia la striscia di catenelle che il punto corrispondente dell'archetto e lavoriamo un punto basso. In questo modo fissiamo le strisce e rifiniamo il lavoro. Dove ci sono le diminuzioni dello scollo davanti e dietro, se siete in dubbio se fare un punto in più o un punto in meno, fate un punto in meno. Qui anche entriamo prendendo la riga di catenelle e il punto dietro. Qui la striscia arriva dietro, quindi entriamo prima nel punto e poi nella striscia. Vi abbiate un po' di pazienza perché siamo pieni di fili. Qui la striscia è davanti, quindi entriamo prima nella striscia e poi nel punto. E in questo modo lavoriamo tutto il giro. E alla fine del giro chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto basso. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E questo è quello che dobbiamo ottenere, un giro regolare di punti bassi, grande come era prima il giro del collo. Lavoriamo tutto un giro di punti bassi anche sul giro manica, agganciamo il filo nella parte bassa, anche qui dove ci sono le righe di catenelle le agganciamo ai punti come abbiamo fatto per il giro intorno al collo, però in questo caso lavoriamo meno punti, lavoriamo solo un punto basso per ogni archetto e non lavoriamo nulla tra un archetto e l'altro. In questo modo il giro viene un po' più stretto e anche il punto elastico sarà un po' più stretto e aiuterà a tenere la manica più in sesto. Per quanto riguarda il punto elastico del giro manica e del giro collo, lavoriamo prima i punti elastici e poi li cuciamo al gilet sul giro di punti bassi che abbiamo fatto per rifinire il gilet.
Per ogni punto basso cuciremo una riga di dritto del punto elastico. Ma perché il punto elastico sia effettivamente elastico, deve essere un po' più piccolo del giro che abbiamo, e quindi ora vediamo quanti punti avevo e quanti punti ho lavorato. Io vi do i miei numeri per darvi un esempio, ma voi probabilmente avrete dei numeri diversi di punti nei giri. Calcolate quanti giri volete fare di punto elastico. Per quanto riguarda il giro manica, il giro di punti bassi che ho fatto per rifinire è un giro di 74 punti e ho lavorato un punto elastico in cui ho contato di avere 64 righe di dritto, cioè quando guardiamo il punto elastico abbiamo capito che simula la maglia e queste sono le righe di dritto. Ce ne sono per il giro manica 64 e ho lavorato un punto elastico da 5 punti. In ogni riga ho 5 punti. Questo vuol dire che quando cuciremo il punto elastico al giro di punti bassi, per ogni riga di dritto cuciremo un punto, una riga, un punto, una riga, un punto, per 6 volte e poi saltiamo un punto e ripetiamo, ne cuciamo 6 e ne saltiamo uno e così per tutto il giro. Per il giro collo invece nel mio giro ho 73 punti e ho lavorato 65 righe di dritto, lavorando un punto elastico di 9 punti. In ogni riga ho 9 punti. Quindi in questo caso cuciremo 8 punti e poi ne saltiamo uno. Cuciamo 8 e ne saltiamo uno. Questo per il numero di punti che ho io. Voi probabilmente nei giri avrete un numero di punti diversi. Regolatevi, fate una proporzione, oppure se volete punto elastico più morbido o ancora più strettino, diciamo così, potete diminuire ancora il numero di righe e quindi cucire, per esempio nel collo, anziché fare 8 punti e saltarne uno, cucire 6 e saltare uno. Questo lo vedete voi. Come per esempio potreste decidere di fare un collo più alto da risvoltare e invece di fare righe da 9 punti farle da 20 per esempio. Questa è una cosa ovviamente che decidete voi. Ed ora vediamo come cucire il punto elastico al gilet. Tagliamo un pezzo di filo lungo e cuciamo con un ago senza punta e per il giro manica per esempio iniziamo da sotto la manica. Entriamo in un punto basso e lasciamo una codina di filo all'inizio per poter poi saldare. Iniziamo da dove abbiamo chiuso il punto elastico ovviamente ed entriamo nel primo giro di dritto, nella prima riga di dritto, prendendo proprio un punto dritto. Rientriamo nel punto basso da cui siamo partiti e usciamo nel punto rovescio dopo il dritto. E da dietro entriamo nel successivo punto basso. Ed entriamo nel prossimo dritto per rovescio così, come se volessimo tornare indietro, e rientriamo nello stesso punto, uscendo nel successivo rovescio. Con questo punto creiamo un altro punto dritto qui sotto
che crea continuità con il punto elastico. E passiamo al prossimo punto, entriamo nel prossimo punto basso da dietro, passiamo tutto il filo, non tiriamo troppo questa cucitura perché appunto devono rimanere i punti della dimensione più o meno dei punti che abbiamo fatto. Entriamo nella prossima riga di dritto, e di nuovo nel punto sottostante e usciamo nel successivo rovescio. E qui formiamo il dritto di questa riga e così via. E per il giro manica, come abbiamo detto, ogni 6 punti ne salto uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e salto un punto. Quindi adesso, anziché entrare nel prossimo punto, entro in quello dopo. Semplicemente salto un punto. E proseguo normalmente. E in questo modo cuciamo tutto il giro manica e anche il giro collo. Una volta completata la cucitura, mettiamo sul rovescio il lavoro e annodiamo l'inizio e la fine e poi nascondiamo i fili con l'ago. E il nostro nuovo gilet è pronto. Vi devo dire che sono molto soddisfatta del risultato. Quando ho iniziato questo progetto non avevo ben chiaro come avrei fatto tutti i vari passaggi, ma sono molto soddisfatta di come è venuto, anche della cucitura del punto elastico. Ho fatto diverse prove per ottenere questo risultato e quindi spero tanto che piaccia anche a voi. Se rifate questo gilet, ricordatevi di condividere le vostre foto con me, sapete che amo vedere i vostri lavori, potete farlo taggandomi nel mio gruppo Facebook oppure in Instagram, trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!